Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo del Rexing Mayaris Formula Wheel, un volante formula davvero molto particolare perché è caratterizzato da una costruzione full carbon. I ragazzi di Rexing hanno infatti maturato un'esperienza nella preparazione, nella lavorazione del carbonio nel corso del tempo che gli ha permesso di realizzare questo piccolo gioiellino, uno dei pochi se non l'unico volante in commercio ad essere realizzato completamente in carbonio. Vediamo infatti spesso delle piastre anteriori in carbonio completate però da una scocca in alluminio. Qui invece sia piastra frontale sia scocca posteriore sono interamente realizzate in carbonio. Il Mayaris, prodotto dai ragazzi di Rexing, ha una forma aperta nella regione inferiore, quindi le impugnature sono molto simili a quelle che vediamo all'interno delle monoposto, soprattutto di F1 reali. Un volante che è presente sul mercato in due versioni, una con 4 paddle a circa 1.600-1.650 euro e l'altra con 6 paddle a circa 120-125 euro in più. Versione con 6 paddle che ha 2 paddle aggiuntivi al di sopra di quelli del cambio. Devo ringraziare per la recensione G-Performance, un rivenditore con cui collaboro già da un po' di tempo e che ha una quantità veramente incredibile di prodotti di alta fascia dedicati al sim racing. Vi lascio il link in descrizione. Una recensione che ho voluto fortemente perché è un prodotto molto interessante che però secondo me ha poca risonanza mediatica. Ci sono infatti pochissime o addirittura nessuna recensione sul web e volevo infatti portare questo tipo di contenuto perché reputo questo volante molto interessante. Entriamo adesso nel vivo della recensione ed andiamo ad analizzare nel dettaglio questo Rexing Mayaris Formula Wheel. Iniziamo col dare uno sguardo molto veloce alla confezione, realizzata completamente in cartone bianco con una serigrafia argento che riporta la scritta Rexing nella regione superiore. È infatti una confezione molto minuta che si apre a mo' di scrigno e che nasconde al suo interno il volante, ben protetto tra 2 strati di gomma piuma. Nel vano inferiore troviamo invece un doppio set di stickers che vanno a personalizzare sia i pulsanti sia le regioni in prossimità dei rotari e che hanno una finitura veramente molto piacevole. Sono dei adesivi con uno spessore importante che hanno un'ottima qualità adesiva. Oltre agli adesivi troviamo la minuteria in grado di andare poi a fissare il volante sul mozzo proprietario e un cavo USB spiralato realizzato in maniera molto buona con uno spinotto a 4 pin realizzato in metallo che dà comunque una buona sensazione di qualità. Entriamo adesso nel vivo della recensione andando a parlare di materiali e qualità costruttiva. Un volante caratterizzato, come detto, da una costruzione full carbon e da una forma aperta nella regione inferiore che va ad imitare i volanti presenti sulle monoposto reali. Il volante ha un diametro end-to-end di 290 mm e un peso complessivo di 1100 grammi. Qui abbiamo veramente un peso record considerata la presenza sia del display dei LED e anche delle 6 palette posteriori realizzate in alluminio, peso piuma raggiungibile grazie alla scocca full carbon. Questo volante è caratterizzato nella regione anteriore da una piastra completamente in carbonio da 3 mm con una finitura opaca veramente molto piacevole. Nella regione perimetrale troviamo delle fresature, delle smussature che rendono i bordi molto piacevoli al tatto e mai taglienti, e la piastra anteriore integra in maniera diretta le impugnature in gomma poliuretanica, una gomma di concezione Rexing che viene iniettata direttamente sulla piastra in carbonio e che ha una resa veramente molto piacevole. Dal punto di vista delle dimensioni parliamo di un'impugnatura che misura 32 x 26 mm, quindi è molto generosa e dà un senso di grip veramente molto elevato. Anche dal punto di vista anatomico Rexing ha fatto un ottimo lavoro su queste impugnature che sono veramente molto comode da utilizzare anche durante le sessioni prolungate ed è caratterizzata da 2 svasature, una nella regione superiore che permette di raggiungere in maniera molto più agevole il rotary qui in alto e un'altra invece nella razza centrale che permette invece di raggiungere in maniera più agevole anche l'altro rotary posizionato qui al centro. Anche dal punto di vista del grip queste impugnature fanno un lavoro veramente eccellente, offrendo ottime prestazioni sia con l'utilizzo con i guanti sia con l'utilizzo senza guanti.
Passiamo invece alla regione posteriore come detto all'inizio caratterizzata da una scocca completamente in carbonio, un piccolo gioiellino. In questo caso il carbonio è lavorato con una resina epossidica che gli dà una finitura molto lucida sia al tatto sia alla vista. La scocca posteriore è veramente molto complessa anche dal punto di vista delle geometrie, perché presenta delle concavità sia nella regione superiore sia in quella inferiore ed una struttura veramente molto complessa in prossimità dei paddle. Un lavoro secondo me veramente eccellente condotto da Rexing da questo punto di vista. Anche gli accoppiamenti della piastra frontale con la scocca posteriore sono eseguiti in maniera esemplare, il volante è esente da qualsiasi tipo di scricchiolio o di flessione. Anche in condizioni di force feedback molto elevato questo volante non ha alcun tipo di movimento strano. Anche forzando il volante in maniera innaturale non si riesce a provocare nessun tipo di movimento, quindi grandissimo lavoro eseguito nella scocca posteriore e nell'assemblaggio di questo Rexing Maiaris. Nella regione centrale della scocca posteriore troviamo il mozzo proprietario Rexing realizzato in alluminio anodizzato nero, mozzo caratterizzato da una forma a 3 punte, quindi ha solo 3 viti di fissaggio, ma può ospitare tutti i quick release in commercio da 50.8 e da 70 mm. Nella regione inferiore invece della scocca troviamo un innesto a 4 pin realizzato in metallo che va ad accogliere lo spinotto proveniente appunto dal cavo USB. In questo caso Rexing ha scelto un ingresso standard proprio per permettere al cliente anche di personalizzare e di costruirsi un cavo con le specifiche desiderate. Torniamo adesso nella parte anteriore dove andiamo a dare uno sguardo più ravvicinato ai LED RGB e al display da 4.3 pollici, questi integrati a filo con la scocca in carbonio anteriore. Per quanto riguarda il display, questo Rexing monta un USB-D 480 da 4.3 pollici, un display utilizzatissimo nel mondo sim racing proprio per la realizzazione di volanti con display integrato. È un display caratterizzato da una risoluzione di 480 x 272 pixel con una frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, regolabile ovviamente tramite il software SIMAB, e una luminosità massima di 500 nits. Tutte le funzioni del display possono essere regolate in maniera molto agevole tramite il software SIMAB, che integra una sezione specifica proprio per questo Rexing Maiaris, che è quindi supportato in maniera nativa. Troviamo infatti un piccolo reparto dove possiamo regolare sia le specifiche del display sia gli RPM per quanto riguarda i LED RGB e anche i pulsanti retroilluminati. Dal punto di vista invece dei LED abbiamo 17 LED RGB che sono caratterizzati da una forma rettangolare molto particolare rispetto alla concorrenza che offre invece dei LED di forma circolare. Dal punto di vista estetico mi è piaciuta veramente tanto questa scelta optata da Rexing. Abbiamo 11 LED orizzontali e 6 LED verticali divisi in 2 gruppi da 3, quindi 3 a destra e 3 a sinistra, che di solito vengono utilizzate per le funzioni accessorie. Dal punto di vista della retroilluminazione, questa può essere regolata in tempo reale mediante questo piccolo potenziometro posto nella piastra frontale, potenziometro che va a regolare in tempo reale la luminosità dei 17 LED RGB. A filo della scocca anteriore è montato un vetro temprato che va a proteggere sia i LED RGB sia il display LCD dai graffi eventuali. Questa è una particolarità nel mondo del sim racing, perché di solito i volanti anche di fascia alta montano una protezione in plastica o in plexiglass che tende a graffiarsi con facilità e soprattutto va a snaturare anche un po' dal punto di vista della resa cromatica e degli angoli di visione il display. In questo caso invece il vetro temprato dà un senso di qualità sicuramente maggiore, riduce la possibilità di graffi accidentali e soprattutto non va a snaturare le caratteristiche cromatiche, gli angoli di visione del display USB-D 480. Iniziamo adesso a dare un'occhiata a tutti quanti i controlli integrati su questo Rexing Maiaris, che è caratterizzato dalla presenza di 10 pulsanti momentanei, 5 a sinistra e 5 a destra, dotati di retroilluminazione a LED. Retroilluminazione che può essere regolata nell'intensità ma non nella colorazione, che è scelta di default da Rexing. La retroilluminazione può essere regolata direttamente dal software SIMAB o impostando il rotary anteriore per la regolazione
istantanea, come abbiamo visto per quanto riguarda i LED superiori. Per quanto riguarda i pulsanti veri e propri, questi sono caratterizzati da una plastica gommosa trasparente che lascia filtrare la luce, mentre dal punto di vista degli switch il Rexing monta degli APEM che sono caratterizzati da una forza di attivazione di 3.5 Newton e da una corsa molto breve di 1 millimetro. Sono degli switch che regalano un'ottima sensazione sia dal punto di vista tattile sia dal punto di vista sonoro e sono veramente molto piacevoli da utilizzare. Caratteristica molto particolare di questi pulsanti è che possono essere controllati mediante la telemetria del gioco attraverso ovviamente SIMAB. Si può infatti impostare per ogni singolo pulsante una metodologia di lampeggiamento. Si può ad esempio impostare il lampeggio sul pulsante del pit limiter che prenderà a lampeggiare solo quando è effettivamente attivo il pit limiter all'interno del gioco. La stessa cosa ad esempio per il pulsante dedicato al DRS che inizierà a lampeggiare quando questo è disponibile e andrà invece a lampeggiare in maniera molto più rapida quando il DRS è attivo. Stessa cosa ovviamente si può fare per tutti quanti i pulsanti che possono lampeggiare a seconda di specifiche funzioni assegnabili sempre tramite SIMAB. Nella regione inferiore, sulla sinistra, è posizionato invece un Funky Switch che monta la classica elettronica Alps Alpine che abbiamo ormai apprezzato all'interno di tante altre recensioni e che regala un ottimo feedback sia nella croce direzionale sia nell'encoder rotativo e premibile. Questo tipo di Funky Switch è dotato di un pomello in alluminio realizzato da Rexing, alluminio opaco che dà una buona sensazione al tatto e anche dal punto di vista estetico si lascia apprezzare perché sembra un alluminio quasi sabbiato. Dal punto di vista del posizionamento il joystick è forse un po' in basso, quindi per utilizzarlo va staccata leggermente la mano dall'impugnatura, anche se diventa un'operazione abbastanza semplice da eseguire una volta presa confidenza con questo volante. Specularmente rispetto al joystick a 7 posizioni troviamo invece un controllo molto particolare, si tratta infatti di un joystick analogico di quelli montati ad esempio sui pad dell'Xbox 360, una funzione utile magari nei casi di necessità di dover ruotare la visuale all'interno del gioco, soprattutto per i possessori di schermo singolo, per poter nelle fasi di battaglia guardare sia a sinistra che a destra, un controllo che però dal mio punto di vista ho trovato un po' superfluo. Concludiamo adesso il capitolo riguardante i controlli andando ad analizzare i 6 rotary encoder presenti su questo Rexing Maiaris. 6 rotary encoder da pollici, 4 incassati all'interno della scocca e 2 presenti all'interno invece del foro delle impugnature. Questi encoder sono caratterizzati dalla presenza di un pomello in alluminio con delle scalettature ed una finitura opaca molto simile a quella dell'encoder presente invece sul Funky Switch. Dal punto di vista invece del feedback si avverte in maniera netta il click, anche se la forza di attivazione l'ho trovata un po' blanda. Da questo punto di vista avrei preferito sicuramente un feedback o meglio una resistenza durante la rotazione un pochino più corposa. Torniamo adesso nella regione posteriore di questo Rexing Maiaris andando ad analizzare i 6 paddle. Ricordo che è disponibile anche la versione con 4 paddle che manca delle 2 palette aggiuntive nella regione superiore. Partiamo proprio da queste, sono delle palette realizzate completamente in alluminio anodizzato con un meccanismo che integra un perno per il fissaggio della leva. Meccanismo molto efficace perché la leva è priva di qualsiasi tipo di gioco o movimento indesiderato. Queste palette sono caratterizzate da una funzione molto particolare perché sono delle palette push-pull, quindi hanno un input sia durante la pressione sia durante la spinta. Abbiamo infatti all'interno 2 micro switch, uno per ogni input, che possono essere attivati in maniera molto semplice mediante l'indice. Per quanto riguarda il feedback, questo è controllato da una doppia molla che riporta poi la paletta in una posizione centrale. Una funzione che ho trovato veramente molto comoda, soprattutto in auto con tantissimi controlli e soprattutto dove si va ad intervenire in tempo reale in maniera molto veloce durante le fasi di guida. Per quanto riguarda gli shifter, anche questi sono realizzati in un mix tra carbonio e alluminio nella parte centrale del paddle che è fissata sempre tramite un perno inserito tramite una pressa che evita qualsiasi tipo di movimento laterale. Il paddle funziona mediante un micro switch dal punto di vista elettronico
elettronico e il richiamo avviene mediante due magneti al neodimio da 12 mm che danno un feedback veramente molto corposo. La particolarità di questo paddle è quella di essere costituito da un'asta da 6 mm che regala un feedback veramente molto corposo sia dal punto di vista tattile che dal punto di vista sonoro. Il paddle in carbonio è ben fresato lungo tutto quanto il perimetro e dà una forma secondo me molto congeniale che permette di essere utilizzato sia con l'indice sia col medio e con l'anulare. Il feedback, come sentite, è veramente molto corposo. Diamo un'occhiata adesso alla doppia frizione realizzata sempre in alluminio e carbonio. In questo caso il corpo in alluminio è leggermente ruotato verso il basso in modo tale da creare una certa distanza tra il paddle per il cambio e quello per la frizione, in modo tale da non confonderli mai durante l'utilizzo. Il corpo centrale è realizzato sempre in alluminio con il classico perno, che anche qui fa un ottimo lavoro dal punto di vista del contenimento dei movimenti laterali, mentre dal punto di vista elettronico abbiamo qui un sensore di Hall, che è coadiuvato da una molla con un'elevata resistenza che è molto piacevole da attivare. Per quanto riguarda invece il meccanismo di regolazione del bite point, questo avviene in maniera immediata utilizzando il rotary encoder presente sulla parte frontale a destra. Possiamo regolare quindi l'incidenza del bite point sulla frizione di sinistra ruotando in maniera immediata questo potenziometro. Un meccanismo che ho trovato molto comodo dal punto di vista dell'immediatezza, anche se mediante questo rotary si riesce ad intervenire in maniera secondo me poco precisa e quindi non si può andare a regolare in maniera minuziosa la regolazione della doppia frizione. Spero che Rexing da questo punto di vista implementi la funzione della regolazione del bite point tramite un software proprietario. Cerchiamo adesso di tirare le somme su questo Rexing Maiaris, un volante stupendo dal punto di vista estetico che va a replicare le forme dei volanti presenti sulle monoposto reali. Molto bella la piastra in carbonio anteriore che integra questo display protetto dal vetro temprato, così come anche le impugnature che sono molto ergonomiche e danno veramente un senso di grip ottimale in tutte quante le condizioni. È stupenda veramente
direttamente la scocca full carbon nella regione posteriore, che va poi ad integrare in questo caso i 6 paddle, che mi sono sembrati tutti quanti all'altezza della situazione, con un feedback molto piacevole sia per quanto riguarda il cambio sia per quanto riguarda la frizione. Qui una piccola incertezza per quanto riguarda la regolazione del bite point, che è poco precisa e in alcuni casi un po' ballerina. Per quanto riguarda invece i controlli nella parte anteriore, ottimi i pulsanti, il joystick a 7 posizioni, poco utile secondo me il joystick analogico, mentre i rotari sono ben posizionati, ben raggiungibili, ma con un feedback secondo me un pochino blando. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ringrazio ancora G-Performance per la recensione. Ci vediamo in un prossimo video e come al solito vi auguro buona giornata.